Cari amici, bentornati a Surfcasting Academy, un'altra spiaggia bellissima della Sicilia. Siamo a Balestrate, provincia di Palermo, spiaggia meravigliosa, guardate che colori, guardate che giornata. Due amici con me, Peppino Alesi, Marcello Messina, che ci faranno compagnia, ci racconteranno un po' di queste spiagge fantastiche. Oggi è una pescata in cui diversificheremo le distanze di pesca, cercando le giuste fasce di pesca, le aree in cui potrebbero passare, che è una spiaggia molto particolare questa. Io ho scelto una punta, quindi una lingua di acqua più bassa, a sinistra c'è un canale molto grosso dove sicuramente dopo metterò una canna per cercare qualche leccia, qualche pesciotto per fare un po' di velocità. Due canne a distanze diverse ma fuori, una con il bibi, una col granchio che ha appena finito di innescare. Quindi adesso comincio a mettere la prima canna in acqua, poi dopo con calma andremo a fare scambiare due chiacchiere con i nostri due amici Peppino e Marcello. Come dicevo, ho scelto una punta, lì c'era poi una rientranza, un grande canalone con una buca che va fuori verso il largo. È interessante notare tutto questo riporto di ghiaia qua, riporto di ghiaia là. Il mare qua riporta appunto detriti e li accumula, e così come riporta detriti riporta anche nutrimento, e quindi possono essere vongole, animali vari che possono essere cibo, nient'altro che cibo. Quindi quello che dobbiamo assolutamente ricercare sono luoghi in cui abbiamo dei segnali. Vedo anche un segnale che è un segnale di inciviltà, anzi ne vedo veramente tre di segnali. Adesso ve li faccio vedere perché questo, cari amici amanti della pesca dalla spiaggia, amanti di questi posti pazzeschi, è intollerabile. Ve lo faccio vedere. Questi non sono segni che ci sono stati dei turisti, questi sono segni evidenti che c'è stato qualcuno che pesca dalla spiaggia e tra l'altro ci ha lasciato anche dei bibi, abbastanza incredibili, anche della renicola. È uno che è scappato, ma ha lasciato le scatole qui. Non è tanto quello, è che qui c'è del filo. Poi non lamentiamoci se i gestori delle spiagge chiedono le varie ordinanze perché ci sono centinaia di metri di filo. Lì addirittura c'è una matassa di filo rosso, qui c'è un'altra scatola di esca, magari è piena, non lo so, probabile. No, è rovesciata, ok. Quindi tutta immondizia, al di là del fatto che dentro ci sono dei bibi che ci fanno anche comodo, che non possiamo permetterci di lasciare sulle spiagge e che adesso abbiamo il dovere di prendere, rimuovere e mettere nei sacchetti di immondizia. Ricordiamocelo, almeno noi dobbiamo essere assolutamente perfetti in spiaggia, altrimenti ci scorderemo di vivere queste spiagge anche nella stagione invernale. Volete sapere anche una cosa? Vedete questo filo lasciato in giro che continuiamo a raccogliere. Tutti noi conosciamo Lorenzo Moscardini, il Mosca, che è un bellissimo negozio molto funzionale a Marina di Castagneto Carducci. Uno dei problemi più grandi che deve fronteggiare è il desiderio da parte di tante persone che abitano lì o villeggianti di farci chiudere le spiagge. Perché? Perché spesso e volentieri dal veterinario arrivano cani con ami piantati nelle zampe, e quello è il meno, ma soprattutto con ami piantati in gola, e qualche cane a causa di questo muore. Quindi questo è assolutamente intollerabile, non ci costa niente ripulire le spiagge da queste porcherie, se no abbiamo messo la nostra firma sulla condanna a morte. Sto sondando delle fasce. Abbiamo messo in pesca delle canne veramente potentissime perché l'ultima secca è veramente molto lontano e quindi abbiamo bisogno di potenze, scagliare piombi da 150 grammi per arrivare sopra la secca, dov'è che normalmente in questo periodo le orate pascolano. Detto questo, voglio portare dei dolci nostri particolari al caro Roberto che ne va a ghiotto. Roberto caro, so che ne vai ghiotto, quindi i nostri dolci Ci hanno portato addirittura i dolci. Una pasticceria qui vicino importante che fa dei dolci veramente una delizia.
vedete amici, è vero una cosa, che tutte le volte che veniamo a trovare sulla spiaggia, finalmente qualcuno che viene a trovarci sulla spiaggia ci porta delle cose meravigliose. Però ora ti faccio vedere una cosa, però intanto che sparecchi, guarda che caramelline ci hanno lasciato sulla spiaggia un pescatore che se n'è andato lasciando l'immondizia. Guarda qua. Ma questi sono dei dolcini. Questi sono dei, esatto, sono dei dolcini. Cioè, sinceramente dico, mi dispiace che hanno lasciato, no, mi dispiace, non si fa. È una vergogna, veramente. E anche la renicola, guarda qua. Però se devo scegliere tra questi e questi, io scelgo io scelgo questi. Tu questi, io quelli, perché sono veramente, non so se è inquadrato, sembrano finti. Sono delle caramelline. Guardate un po'. No, cioè, voglio dire, a parte gli scherzi, lasciamo perdere Bibi, parliamo di cose serie. Cioè, uno perché viene in Sicilia? Anche per queste cose. E chi vi batte? Cioè, sono altri 5 kg che prendo. Questo lo mangio io. Andiamo. Ok. Questo me lo pappo. Aspetta vostra, che... Ragazzi! È spaventoso, il cannolo. Per me nulla. Per Jonathan uno. No, niente. Jonathan niente. Jonathan no. Ecco, così. Boh. Altro che pesca. Ragazzi. Ma lo dovete consegnare che sono buoni. Ci vuole. Ci vuole. Buonissimo. Questo basta. Questo era con la panna. Questo basta e poi peschiamo perché sennò qua. Mamma, infatti ultimamente diciamo sono a dieta, si vede, no? Buon. E chi c'è qua? Marcello. Specialità. La grande. Una delle esche in assoluto migliori nella pesca della spiaggia, non volendo usare sempre la renicola Bibi, è il granchio. Ho messo un bastone, ci ho girato con del filo elastico un pezzo di pesce e vedete che pian pianino stanno cominciando ad arrivare i granchietti. Uno furtivamente è qua e altri sono qua sotto, vediamo se riusciamo a prenderli. Questo è facile e gli altri dovrebbero essere da queste parti, infatti li sento. Ecco, un altro. Queste caramelline. Quale esca migliore se non il granchio del posto? Chiaramente abbiamo visto nelle precedenti puntate come innescarlo, doppio amo singolo, filo elastico per tenerlo in vita, si può lanciare a grande distanza. Abbiamo visto in una delle puntate precedenti Marcello Messina fare una bellissima orata con il granchio e allora, altro che renicola, diamoci di granchio. Ma ho provato con la renicola, qui c'è il piombo da 150 grammi, però era spiombata. Comunque se c'è è piccola. Se c'è. Se c'è. Capito? Se c'è però, eh? Ah, eccolo in posizione combattimento. Oh, c'era. Si è slamata, c'era. Non bestemmio perché c'è la telecamera, lasciamo stare. C'era. Non sono più affidabili. Una volta erano dei ghepardi questi uomini, erano dei fuoriclasse, non sbagliavano un colpo. Adesso intanto per tutti gli amici non siciliani che guardano questa puntata, la aiola e la mormora, o se vogliamo chiamarla bene, c'è un po' di corrente fuori, che sennò questo non si sarebbe verificato. Bene, tocca accorciare il finale. Detto questo, siamo in una situazione di marea pessima naturalmente, stiamo raggiungendo il culmine di bassa, quindi fra un'oretta e mezza comincerà a invertire, comincerà a salire, in quella fascia lì avremo un momento positivo, almeno speriamo. Quindi ora praticamente stiamo semplicemente assaggiando, preparando esche e ora ho visto che appunto questo groviglio terribile va risolto, anche perché non è un filo sottile, sto pescando con un 24, il granchietto si è strozzato, non è stato mangiato e ora accorcio il finale e lo rimetto dentro con un altro granchietto. Va bene, vediamo se abbiamo esattamente finito la nostra giornata di pesca. Si sta avvicinando quella specie di cosa galleggiante blu. Se ci sbatta le reti in faccia prendiamo, smontiamo e dobbiamo andare da un'altra parte. Non compromette completamente la giornata perché siamo in bassa di marea, quindi riusciamo a spostarci quel tanto che basta da non essere disturbati. Certo, vedere questi attrezzi a 150 metri dalla riva
pronti a calare la rete, è qualcosa veramente da terzo mondo. Nel frattempo spero di recuperare un pesce, penso proprio di no. All'inizio sembrava di sì, ma adesso no. Sto pescando con l'idrogene competizione. L'idrogene competizione infatti non c'è nulla. È una canna in due modelli. La versione 4,20 m per 250 grammi sarebbe questa. E l'altra versione per 4,35 m per 235 grammi di casting. La 4,35 m, questa è importante, è asimmetrica, quindi hai il manico più lungo, il pezzo centrale un po' più corto, la vetta un po' più corta, per una migliore distribuzione della potenza. Tutte le innovazioni tecniche le abbiamo dette migliaia di volte, però fare un ripasso non è male. Twist free, joint, anelli profilo K, cosa importante, scusate, dimenticavo, il twist free è stato allungato anche al secondo elemento, cosa che prima non c'era. A che serve, se non lo dici? Sì. Il twist free, tanto per ricordarlo, è quella lavorazione del carbonio che fa sì che il carbonio stesso non abbia torsioni, quindi noi abbiamo una maggiore precisione di lancio e chiaramente maggiore distanza. Eccoli qua, dopo tanto faticare, due leccette minuscole, però è già qualcosa. E io quello che farò di queste leccette è mettere nella vasca del vivo, perché in caso mancassero le mangiate, una mino sulla schiena e le lasciamo andare. Tutte e due col saltarello in una buchetta qua sotto. Quindi adesso le slamo subito e le metto nella vasca per non perderle. Se osserviamo le immagini del drone possiamo studiare da vicino questa bellissima buchetta che chiaramente in situazioni come questa, in cui la marea è ancora sbagliata, rappresenta l'unico posto dove possiamo provare a prendere qualche pesce. È vero, magari sono le cestella da qualche centimetro, ci possono fungere da esca successivamente qualora entrassero i pesci serra. Però bisogna sempre tenerle in considerazione, perché all'interno di queste buchette, che poi si allargano, diventano dei canaloni, non sono nient'altro che la fine dei canaloni, c'è la possibilità di prendere anche dei pesci veri, voglio dire, senza dubbio. Se ci sono le cestella, qualche predatore tipo la spigola o il serra può entrare, così come qualche grossa mormola. Il fondale è morbido, c'è maggiore profondità, si vede che c'è tanto rovesciamento di fondale, quindi sono posti da esplorare sicuramente, e le immagini che stiamo vedendo lo dimostrano ampiamente. Allora Peppino, fra poco ci devi lasciare, e la giornata non è stata facile, il pomeriggio è stata facile, ma tu sei molto fiducioso su questa spiaggia, è vero? Sono molto fiducioso, anche se oggi, insomma, ci ha tradito, ecco, la parola giusta, Al momento ci ha sì, tradito. però siamo in bassa marea, sì, però secondo me a buio adesso prenderà il posto mio Riccardo, che ho un impegno familiare, quindi devo andare via stasera.
Spero che qualche mormora... Speriamo di riuscire a cacciare qualche... L'intento era quello ragno delle blu. orate, Sì, però... sì. Abbiamo preso un bel po' di granchi in compenso. Noi Ci siamo divertiti. su quelli, sì. Ah, quanti granchi, bellissimi. E vabbè, adesso vedremo, a parte gli scherzi, di cambiare strategia di pesca. Stiamo comunque pescando lontano alla ricerca delle orate, con bibi, granchi e una canna sicuramente giù con la renicola e il flotte per vedere di prendere qualche pesce un pochino più veloce. Le fasce di pesca le abbiamo sondate tutte, Robby, però non... Sì, dal sottorivo non hanno immediato fruttato. nei canali fino fuori infatti. con il ground, quindi vediamo un attimo. Niente da fare, quindi Va bene. si spera per qualche modo. Esatto, aspettiamo e arriveranno. Se non arriva il pesce serra, che sta lì che ci aspetta. Ma dico, potrebbe anche arrivare a buio l'orata, perché succede, quindi... Così. Va bene, Peppino, ci vediamo domani noi. Ok. Ciao. Questa è la canna che ho fuori più di tutte, anzi stavo pescando con la frizione chiusa e questo è un errore. Meno male me ne sono accorto. L'idrogeno orizzonte ho lanciato più lontano che potevo, con 150 grammi, bracciolo del 24, innescato a un granchio. Proprio per fare distanza ho accorciato il long arm, è un controsenso, un ossimoro, e ho messo un long arm di 1,20 m, 1,30 m. Oggi durante il giorno ho pescato anche con 3 metri di long arm, proprio per lasciare la massima morbidezza. Adesso andiamo a vedere l'altra canna, l'hydrogen in 3 pezzi, che è innescata a bibi. Prima l'ho recuperato il bibi perfettamente intero, esattamente come l'avevo innescato. Quindi non sta girando nulla, ma non stanno girando neanche i granchi, che significa che potremmo intercettare qualche orata o qualche mormola, perché a quel punto i granchi chiaramente si insabbiano. Questa è la speranza. A me questa canna piace particolarmente, prima di tutto perché hanno 2 pezzi e quindi esprime il massimo della potenza. Poi è una classica 2 pezzi facilmente gestibile, nel senso che il lancio che scaturisce da questa canna, con una rotazione, una progressione non troppo spinta, è estremamente lungo. Sto pescando con uno 0,20 in bobina, mi sembra, potrebbe essere uno 0,20 o uno 0,18, non ne sono sicuro. Comunque, la cosa piacevole è che è una canna precisa, quindi tutti i componenti tecnici di questa canna fanno sì che ti possano anche correggere degli errori durante la rotazione. Sto vedendo che il piombo vola veramente lontano, chiaramente sto facendo dei ground cast con 150 grammi. Io abitualmente pesco con 125 grammi, però per cercare di ottenere la massima performance, 150 grammi e questa canna, che è 2 pezzi, lancia 2,50, ottiene veramente delle gitate importanti. Probabilmente con un 125 non riuscirei a caricarla in modo tale da ottenere queste distanze importanti, che sono l'unica chiave possibile per cercare di aprire qui il mare davanti a noi, che in questo momento è stato abbastanza largo. Quindi l'orizzonte è una canna destinata alle distanze, e quando non abbiamo bisogno di distanze è una canna destinata a un uso pesante per grandi prede oppure per un mare molto formato, importante, da surfcasting. È arrivato il buio, abbiamo cambiato assetto, abbiamo messo qualche canna con la renicola, qui abbiamo un biamo, a renicola una beach, la Supernova GR Pro Light, e sicuramente qualche mormora è venuta a farci visita. Eccola qua. Ah, spigoletta, calasole, ha mangiato sulla renicola e provvediamo subito a rilasciarla. Setta stella presa al volo, mangiano un'aggressività incredibile. Va bene, rimettiamo, via. Vediamo un attimo, comincia ad arrivare qualche mangiatina. Adesso io ho cambiato tattica, ho tolto il bibi che era stato spazzolato, anzi no, meglio, era stato tirato via probabilmente la mormoretta, e ho messo una renicola molto lunga. Adesso sostituirò il granchio e metterò un americano, visto che ci sono i gruffolatori in giro. Le ricette sotto, adesso lascio perdere la canna sotto, anche questa la metto fuori. Dai Riccardo, finalmente la prima mormola si è fatta vedere. Sì, una mormoretta presa sulla lunga distanza con l'americano, speravamo in un'oratina, ma
Sono entrate le morme. Speriamo Almeno che continui così Esatto. la serata. almeno c'è un po' di attività. Sempre qualcosa con la nostra beach. Vediamo un po' di cosa si tratta. Non è un pesce di dimensioni importanti, però comunque dopo un pomeriggio, diciamo, con scarsissima attività ci fa stare un po' in movimento. Mormorina. Mormorina con la nostra beach. Slamiamo e rilasciamo subito. Questi due pesciotti finora sono usciti con la Supernova GR Pro Light, una beach top di gamma di Casa Trabucco, è disponibile in due lunghezze, 4,60 m e 5 metri. 3 elementi più 2 vette intercambiabili, una canna veramente molto comoda sia per gli agonisti ma anche per gli appassionati che comunque vogliono pescare light, diciamo anche a buone distanze da riva. Con la leva da 5 metri riusciamo con facilità a mettere un trave molto leggero a buone distanze da riva, presentando anche braccioli molto lunghi, quindi molto naturali, con la massima semplicità in acqua. Un'altra tocca sulla nostra beach, vediamo un po' di cosa si tratta. Un piccolo miro e una mormoretta, nulla di eclatante. Purtroppo oggi al momento l'orata di taglia non è arrivata e a buio stanno mangiando tutti i pesci di piccola taglia. Sempre sulla lunga distanza, altra mormorina che rilasciamo subito, sempre sull'americano. Ora cambiamo, mettiamo una renicola, vediamo se riusciamo a prendere qualche mormola di taglia un po' più grande. Cari amici, è arrivato il momento dei saluti. Bellissima spiaggia, giornata piuttosto complicata. Oggi con me hanno pescato Riccardo Miserendino, Marcello Messina, Peppino Alesi. Diciamo che a me personalmente non è andata benissimo, ho preso dei piccoli pesci, forse ho sbagliato settore, mentre qualche buon pesce decente, diciamo così, è uscito per i nostri amici che sono d'altra parte dei grandi campioni. Poco male, l'importante è che il team funzioni. Abbiamo visto e cercato di studiare e analizzare il fondale, guardare come è possibile sistemarsi. Abbiamo visto un po' di tentativi sull'orata, sulla mormola, sulla leccia, cercando di variare le nostre tecniche. È stata comunque una giornata bellissima all'insegna di questo team che funziona sempre, per cui grazie e noi ci vediamo al prossimo appuntamento di Surfcasting Academy. Ciao! L'ultimo pesce della giornata ci aveva fatto ben sperare, una tocca sulla canna col granchio, ci ha ingannato, pensavamo che c'era l'orata e invece un saragotto ci è venuto a trovare.